Però quel povero Cristo, che sicuramente è sotto tortura e poi ammazzato, fatto sparire, perché figuriamoci, che ha materialmente scritto i protocolli dei sette savi dei sette savi di Sion, ha voluto lasciare un segno della serie, guardate che qua. E quindi anche loro sono accusati di beneficium, e anche lì sterminati. E fra l'altro come dire, sperimentano il sistema che poi avrebbero usato per le streghe, quindi li aizzano contro le comunità. Questi, avendo sempre vissuto con gli altri, vengono accusati e quindi sono gli stessi loro vicini di casa che li accusano e che poi li linciano, li bruciano e tutto. Quindi vediamo che nel corso della storia sono varie categorie di persone che vengono streghizzate e poi ad un certo punto vengono streghizzati tutti. Quindi quando tu vuoi far fuori una determinata categoria la streghizzi, quindi gli omosessuali, quindi gli eretici, quindi uno dei casi eclatanti, gli indiani americani vengono streghizzati, vengono proprio per dichiarare, per permettere lo sterminio, poi ad un certo punto vengono dichiarati tutti streghe. Poi dopo si dice anche che non abbiano un'anima, ma la prima giustificazione allo sterminio è la sterilizzazione, perché chiaramente questi sono adoratori di idoli e rifiutano la... e quindi vediamo che la storia della stregoneria si incardina proprio nella creazione di una compagine statale, di un sistema che non è ancora capitalista, ma che serve a creare quella che Marx chiamò l'accumulazione originaria, perché un'altra delle ragioni della caccia alle streghe è stato quello di liberare le fonti della manodopera, nel senso che noi abbiamo le città europee che dall'anno 1000 alla fine dell'Ottocento continuano ad aumentare di popolazione, ma il saldo fra nati vivi e morti nelle città rimane passivo. Cosa vuol dire? Che le città aumentano di popolazione non perché ci nasca più gente, ma per l'arrivo da fuori, di gente che arriva in città da fuori, quindi nasce fuori, arriva per lavorare, nasce e muore lì. E questo come avviene? Una cosa che sconvolge gli storici quando si ricostruiscono le filze delle famiglie medievali. Cosa vuol dire? Che si fanno gli alberi genealogici, dove rimangono i registri parrocchiali, si possono ricostruire gli alberi genealogici. E questo avvenne principalmente in Francia, dove i registri parrocchiali sono stati mantenuti molto di più che da noi, dove non li facevano proprio, e vabbè. Anche perché non c'era il prete e quindi... E la cosa che sconvolge questi ricercatori, infatti i primi sono Brodel e Bloch, quindi dei grandi storici, che si aspettavano un regime demografico in cui le donne nel Medioevo si sposavano giovanissime e facevano 15 figli. Invece scoprono che l'età del primo figlio era in media 26 anni e che la quota di figli era normalmente di 2 per donna. Questo cosa vuol dire? Che le donne, uno,
praticavano la contraccezione, per forza. Secondariamente, che avevano voce in capitolo sul matrimonio, sulla scelta del compagno. Quindi che era una società, questo già lo si sapeva, però questa era proprio la testimonianza con dati quantitativi, che era una società in cui le donne avevano un peso molto forte, che non c'era per esempio il matrimonio imposto, cosa che invece sarebbe successa dopo, quando le ragazze nel 1700 in Francia venivano fatte sposare e figliare a 14 anni. Ora, per molti secoli il bilancio demografico delle campagne europee fu tenuto in pari. Cosa voleva dire? Che la gente delle comunità sapeva, le donne, perché gli uomini su questo, le donne della comunità sapevano perfettamente quanti figli avrebbe potuto mantenere una data comunità e non la facevano sgarrare. Finché c'era da mangiare si aumentava e dopo chiuso. La caccia alle streghe serve anche e soprattutto per distruggere le pratiche di contraccezione. Tant'è vero che una delle prime cose ossessive che veniva chiesto a queste donne era se avevano praticato la contraccezione. E una delle accuse che gli facevano era di rendere impotenti gli uomini, quindi di impedire il concepimento. Cosa che queste probabilmente facevano e come? È certo che facevano. Con l'uccisione in massa delle donne che comunque avevano questa conoscenza, cosa succede? Che le donne cominciano a fare tantissimi figli che le comunità non possono più mantenere e che sono costrette ad espellere, e questi vanno nelle città e lavorano fino alla morte solo per poter mangiare, e in questo modo si libera l'unica fonte di energia, che è quella umana, che portò poi all'accumulazione del capitale, che provocò poi la nascita del capitalismo, del mercantilismo prima e del capitalismo poi. Quindi vedete che la caccia alle streghe fu uno sforzo enorme per gli stati europei di allora, perché già solo mantenere un tribunale dell'Inquisizione era uno sforzo enorme, perché nell'Inquisizione entravano gli uomini migliori della Chiesa, non i ciarlatani, cioè che venivano formati per anni. L'Inquisizione aveva una rete di appoggio, come noi potremmo paragonarli oggi ai servizi segreti, che comunque era costosissima. Se è vero purtroppo che i processi venivano pagati dalle comunità, è anche vero che tu queste centinaia di uomini dovevi mantenerli, cioè uno sforzo enorme, anche a livello intellettuale, per elaborare, che non fu condotto per una ragione semplicemente religiosa, cioè c'erano sotto ragioni economiche molto precise, molto forti. E fu una guerra lunghissima, combattuta dai ricchi contro i poveri, e vabbè, e questo è sempre così, dalla città contro la campagna e la montagna, dagli uomini contro le donne e dal capitale nascente contro l'antica tradizione di gestione collettiva della terra. E furono pochissimi gli uomini
che si schierarono a difesa delle proprie donne. Uno di questi, ed è sintomatico, paradigmatico, fu Keplero. Keplero era il più grande astronomo del 1400. 1400 siamo giusto? Sì. Anche 500. Sì. E lui dichiarò di aver visto in sogno, perché poteva solo dirlo in sogno, perché sennò finiva ovviamente arrosto. Sì, lui era il direttore dell'Accademia di Scienze svedesi, cioè l'Einstein di allora, ed era una figura magica, perché era anche una specie di mago. Però allora nella magia credevano tutti. Pensate che, per dire, nelle città svizzere c'era il negromante di Stato, cioè a Locarno c'è ancora adesso la casa del negromante, ma il negromante era pagato dal cantone, e quando questi non sanno più che fare affidano al negromante la caccia alle streghe. Cioè, quindi ci siamo capiti. Allora, Keplero dichiara e scrive di aver visto in sogno che la Terra gira intorno al Sole. Insomma, siccome lui era un intoccabile, lui non gli fanno niente, ma prendono sua madre già anziana e la mettono dentro come strega. Prima che lui dicesse mezza parola a favore di sta povera Crista, passano 2 anni in cui lei viene continuamente torturata. Dopo 2 anni di torture di una donna anziana, lui si degna di chiedere di assumere le sue difese. Passano altri 2 anni e lui riesce a farla scarcerare, ma lei deve abiurare. Quindi questo ci fa capire che nessuno era al sicuro. Cioè, se la madre del più grande scienziato dell'epoca, fra l'altro in Nord Europa, viene presa e accusata di stregoneria, figuriamoci gli altri, figuriamoci i poveracci. Quindi questi mettono la gente in una situazione di tensione, di paura, che oggi difficilmente è immaginabile. Anche perché immaginate cosa può voler dire vedere le vostre madri, le vostre sorelle, le vostre figlie bruciate in massa in piazza vive. Non è proprio una roba. E quale il prezzo? Nel senso che come mai riescono così efficacemente? Perché per la prima volta nella storia riescono, e fino adesso ci sono ancora riusciti, a rompere la solidarietà fra uomini e donne, cosa che prima non era mai successo, perché le rivolte le facevano uomini e donne insieme. Le guerre di popolo erano fatte da uomini e donne insieme, e gli uomini non trovavano assolutamente niente di strano ad essere, per esempio, capeggiati da una donna.